Ciao, sono Mary Valeriano. Oggi preparerò il più semplice e basico di tutti gli alimenti, il pane. Vi mostrerò due ricette, una con lievito di birra e un'altra con lievito madre. Dentro la ciotola ho messo 300 g di farina. Il lievito di birra lo metto nell'acqua tiepidina, lo mescolo bene. Dopo aver mescolato il lievito nell'acqua, lo si versa dentro alla farina. Una bella mescolatina. Bisogna prenderlo in mano e tirarlo in questa maniera. Tutto questo lavoro qua te lo fa benissimo la planetaria, però facendo una quantità piccola posso benissimo usare le mani. A questo punto è tutto mescolato, è molto omogeneo. Dopo l'impasto che lascerò lievitare per 18 ore. E questo è l'impasto del pane con lievito di birra. E adesso il pane fatto con lievito madre. Per la ricetta con lievito di birra ho usato 300 g di farina, una bella mescolatina e aggiungo lievito madre. Aggiungo l'olio extravergine di oliva. Comincia a prendere forma l'impasto del pane con un odorino meraviglioso di olio extravergine di oliva che sprigiona da questo impasto, che è una cosa fantastica. Un profumo di buono. A questo punto spargo sopra il sale e parto ad usare l'attrezzo più importante che c'è in cucina, le mani. Lo tiriamo e lo pieghiamo di qua o di là, non importa. L'importante è riuscire a fare in modo che tutti gli ingredienti si mescolino fra loro: sale, acqua, lievito, farina. Devono diventare tutt'uno per lavorare assieme durante la lievitazione e sprigionare ognuno il proprio profumo e il proprio sapore. Una simbiosi alchemica di prodotti fra di loro. L'importante è amalgamare, dare una uniformità al tutto. E a questo punto non ci resta che togliere tutto questo blob di pane dalle mani. Vi sembrerà strano, ma questa è la parte più difficile, pulirsi le mani. Ma ce la possiamo fare. Anche questo impasto vado a coprirlo con la pellicola. Questo è l'impasto del pane con lievito madre. Questo è l'impasto del pane con lievito di birra. Domani, tra 18 ore, cioè domani, continuerò la procedura dell'impastare questo pane, li cuocerò e li mangerò anche. Sono passate 18 ore, ho fatto l'impasto ieri pomeriggio, quello del pane con lievito di birra, e guardate come è diventato, come è lavorato la nostra lievitazione del pane. E questo è l'impasto con lievito madre, anche questo è lievitato in maniera però diversa. Adesso procederò con il rimpastare il pane. Userò 450 g di 5 g di lievito di birra sbriciolato nell'acqua tiepida. Sono 250 g di acqua. Questa è la consistenza giusta per andare a formare la pagnottina. Ora con le mani pulite farino quest'asse dove andrò a appoggiare l'impasto. Infarino un pochino le mani e vado a prelevare l'impasto. A questo punto lo appoggio qua sopra
un altro pochino di farina e vado a impastarlo facendo in modo che si formino delle pieghe e portandolo alla forma cilindrica della pagnotta, e sempre rotolandolo in maniera che la sua superficie diventi liscia e compatta. Si possono fare anche alcune altre pieghe mentre facciamo l'arrotolamento, così il nostro pane nel cuocere finirà la lievitazione in una maniera più compatta e avremo un pane fantastico. Adesso lascio qui questa pagnotta e la cuocerò fra 3 ore, e così sarà veramente ultimata tutta la lievitazione. Adesso procederò con l'aggiungere gli ingredienti per finire l'impasto del pane con lievito madre. La farina, 250 g di acqua, 100 g di lievito madre, finisco di impastare con le mani. A questo punto poso l'impasto su una superficie di legno già precedentemente infarinata. Ora ci metto sopra un altro pochino di farina, mi infarino con le mani in modo da riuscire a prendere tutto bene senza farmi appiccicare addosso, e do una impastatina. Adesso un'altra infarinatina nelle mani sopra la pagnotta e incomincio a farla diventare forma cilindrica. Ha una superficie abbastanza liscia, ha tutte le pieghe che la aiuteranno nella finalizzazione della lievitazione, e fra 5 ore cuocerò questo pagnotto. È il momento di infornare le nostre pagnotte. Per controllare se la lievitazione sia riuscita bisogna fare questo test. Si spinge con un dito, se l'impasto torna indietro, come succede in questo caso, si è creata una piccola crosticina, l'impasto respinge perché si è creata dell'anidride carbonica e l'aria respinge in fuori l'impasto. Questo è quello con lievito madre, anche lui torna piano piano indietro, e questo è quello con lievito di birra. Questo è lievitato di più perché questo lievito ha un'azione più potente, ma tutte e due sono pronte per essere infornate. La faccio cuocere a circa 200 gradi per 40 minuti. Ecco, questa è la pagnotta, quella con il lievito di birra. Deve ancora finire la cottura. Per avere un lavoro ottimale sarebbe opportuno anche, prima di infornare, fare dei piccoli taglietti trasversali sopra la pagnotta. Questa volta non l'ho fatta, però mi sta andando bene lo stesso. La rimetto nel forno perché ci vogliono ancora altri 10-15 minuti per la cottura. E inforno anche questa. Adesso tiro fuori la pagnotta fatta col lievito madre e vi faccio vedere cosa è successo. La pagnotta con lievito madre ha trovato sfogo il lievito aprendola in questa maniera, cosa che sarebbe stata evitata se soltanto avesse fatto dei tagli trasversali o a croce sopra il pane. Comunque va bene lo stesso, la cottura prosegue, li rimetto dentro anche questa e così per altri 10-15 minuti il pane sarà pronto. È passato il tempo necessario. Allora vado a sfornare il pane. E qui ci sono le due pagnotte, quella con lievito di birra e quella con lievito madre. A questo punto li farò raffreddare. Le mie due pagnotte si sono raffreddate. Adesso è arrivato il momento della verità. E voilà, pane con lievito di birra. Questo qua ha leggermente un pochino più di crosta. Se si vuole ottenere un pane più lievitato con lievito madre bisogna aggiungere più lievito madre.
Ingrediente segreto. Questa è la mia ricetta preferita. E presi il pane, lo tagliò a 3 spalmoni di Nutella e se lo mangiò. Mi sa che ci ho azzeccato anche questa volta.